Genazzano. Lo scapolare bianco del Buon Consiglio e il mistero dei due leoni. Lo scapolare bianco del Buon Consiglio non è uno dei più noti scapolari della tradizione cattolica, eppure porta con sé un significato profondo, legato a una delle immagini più misteriose e venerate della Madonna, quella di Genazzano. Lo scapolare in questione fu donato dagli eremiti di Sant'Agostino a Papa Leone XIII, che, nel dicembre del 1893, lo approvò e lo arricchì di indulgenze. Lo scapolare raffigura l'immagine della Beata Vergine Maria con Gesù bambino, nota come Madre del Buon Consiglio, con la scritta latina Mater Boni Consilii, ora pro nobis, sul fronte. Sul retro compare lo stemma papale di Leone XIII e la scritta Fili, sequere consilium eius, figlio, segui il suo consiglio. In pratica, lo scapolare racchiude in sé una preghiera silenziosa ma potente, che vede Maria come sede della sapienza e guida nei tempi di incertezza. Ma a rendere tutto questo ancora più attuale, è la recente visita del nuovo Papa a Genazzano, a pochissimi giorni dalla sua elezione. Papa Leone XIV, nome già di per sé carico di riferimenti, ha voluto iniziare il suo pontificato proprio da lì, ai piedi di quella piccola icona venuta, secondo la tradizione, miracolosamente dall'Albania nel 1467. Ma perché Genazzano? E perché proprio quella Madonna, quella che invita a seguire il consiglio? Il santuario di Genazzano è da secoli custodito dagli agostiniani, l'ordine religioso di Sant'Agostino, lo stesso a cui appartiene il nuovo pontefice. Essere agostiniani non è solo una scelta spirituale, ma una forma mentis. Significa cercare la verità con la ragione e il cuore, vivere in comunità, riconoscere che tutto inizia con la grazia e si compie nell'amore. E Genazzano è un luogo dove questi elementi convergono. Un'immagine fragile, su un muro cadente, che resiste a secoli di guerre, saccheggi e oblio. Una Madonna che non parla, ma che fa parlare i cuori. La storia della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano è molto affascinante e ricca di enigmi irrisolti. Secondo la tradizione, l'immagine sacra si staccò misteriosamente da una chiesa di Scutari in Albania, durante l'invasione ottomana, per riapparire a Genazzano, come sospesa in aria, dove ancora oggi è venerata. Una traslazione celeste, che molti videro come segno del suo desiderio di rimanere nel cuore della cristianità. Oggigiorno, la visita del nuovo Papa, che ha scelto il nome di Leone, come colui che rilanciò la devozione a questo scapolare, sembra tutt'altro che casuale. In Leone XIII, infatti, molti riconoscono un pontefice profetico, che vide i pericoli del suo tempo, materialismo, massoneria, scristianizzazione dell'Europa, e rispose con preghiera, dottrina e fiducia in Maria. Ora, Leone XIV compie lo stesso gesto, ma in un'epoca ancora più confusa. Coincidenza? Devota continuità? O messaggio silenzioso a chi sa leggere tra le righe? Anche se è ancora prematuro dire se siamo di fronte a un Bergoglio II camuffato da Papa Santo, un fatto è certo. Il nuovo Papa ha scelto il nome Leone, come colui che riconobbe questo scapolare e lo riempì di indulgenze. E ha voluto andare subito a Genazzano, lì dove Maria, silenziosa e piccola, continua a offrire il buon consiglio, e forse un velato avvertimento. Del resto, intervistato recentemente da una nota testata giornalistica italiana, il cardinale Nemeth ha raccontato che durante una cena con alcuni confratelli e il nuovo pontefice, Leone XIV aveva spiegato la sua scelta con un riferimento preciso ai temi sociali. Voglio dare più attenzione alla giustizia e al lavoro, oggi come ai tempi di Leone XIII. Ma non è tutto. A quanto risulta nell'intervista, Nemeth ha anche aggiunto: noi cardinali, scherzando, abbiamo trovato un'altra spiegazione. Finora c'era Francesco che parlava coi lupi. Adesso abbiamo un leone, che caccerà i lupi. E mentre i cardinali commentano con ironia. Il fratello del Papa, John Prevost, intervistato dalla CNN, ne evidenzia invece la vocazione missionaria e l'attenzione agli ultimi, assicurando: sarà un secondo Papa Francesco. Due visioni, due interpretazioni, ma una sola verità, forse ancora nascosta dietro i veli del tempo, o dietro uno scapolare bianco, che continua a parlarci con la voce silenziosa di Maria.
Dal canto nostro, speriamo solo di non avere, un giorno, la brutta sorpresa di vederlo a ballare coi lupi, invece di parlarci o di cacciarli, perché non sarebbe affatto bello. Senza dimenticare che, storicamente parlando, i leoni si sono anche mangiati i cristiani, soprattutto in tempi di persecuzione. E voi, cosa ne pensate? Forse un'immagine obsoleta, ma che ci invita comunque a vegliare, discernere e pregare. Ma sempre con il buon consiglio nel cuore.